Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere un nuovo proiettore della 3Hands modello Q1, collegabile con TV, console, telefonini, eccetera eccetera. Infatti anche il wifi, bluetooth, ma ora lo vedremo per bene da vicino. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere il prodotto su Amazon. Il suo prezzo è 299 euro attualmente, il giorno in cui sto registrando il video. Spero di farmi lasciare anche un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosina se vi piace e se deciderete di comprarlo. Il proiettore Full HD 1080p, però riesce anche a riprodurre i filmati in 4K, ovviamente li vedremo in Full HD, ma comunque riesce a leggerli. Adesso mettiamoci sul bancone, guardiamo il prodotto da vicino e valutiamolo assieme. Iniziamo. E allora, questo è il proiettore, questa è la scatola che avete visto all'inizio, con il quale viene venduto. C'è un'illustrazione con la foto del prodotto, ovviamente il modello, ed una rapida descrizione, quindi 1080p nativi, mobile mirror, quindi praticamente ci dà la possibilità anche di condividere ciò che abbiamo sul telefonino e proiettarlo tramite il proiettore. E come ho detto poco fa, è compatibile con diversi tipi di interfacce, quindi decoder, cellulari, console di gioco, eccetera eccetera. Nella parte posteriore una rapida descrizione in inglese, ma guardiamo il prodotto da vicino. In dotazione all'interno della scatola troviamo un telecomando, arriva senza batterie, una pezzetta per poter pulire la lente, il cavo di alimentazione, un cavo HDMI, ovviamente il manuale di istruzioni e questo particolare accessorio che è un filtro per l'aria. Adesso vi farò vedere dove si monta e come si monta. Allora, guardiamo innanzitutto il proiettore. Come potete vedere è molto elegante, ben curato, effettivamente fatto molto bene. Nella parte frontale c'è la lente, questo è il sensore per il telecomando e questo è il tappo in silicone che ci permette di proteggere la lente. Nella parte posteriore abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, due prese USB, due prese HDMI, l'uscita audio tramite jack, si possono collegare delle cuffie oppure ovviamente delle casse, e questo è il sensore per il telecomando anche nella parte posteriore, quindi ci permette di posizionarlo come preferiamo. E a proposito di posizionamento, ci permette di utilizzarlo normalmente appoggiato su un piano, possiamo regolare l'altezza e di conseguenza anche la proiezione. È possibile montarlo sia appeso al soffitto, e per poterlo fare sarà necessario togliere questi gommini, e nella parte interna ci sono delle boccole filettate che ci permetteranno quindi di sfruttarle per poter utilizzare una staffa. Questa è la rotella per la messa a fuoco assolutamente manuale, e questa è una particolarità che non avevo mai visto in nessun tipo di proiettore. Si tratta infatti di uno sportellino che nasconde un filtro. Questo è l'ingresso per l'aria e questo è il filtro nel quale si va ad accumulare eventuale polvere che anziché andare all'interno rimarrà qua. Questo quindi è possibile pulirlo più volte utilizzando un compressore, lavandolo oppure sostituirlo. Il proiettore risulta molto elegante con questo contrasto fra il grigio e il bianco in tutte le sue parti è lucido, è una plastica molto robusta e solida, e questo è un panno molto morbido dove ci sono questi tasti in silicone che ci permettono di comandare il menu, scorrere attraverso le varie voci esattamente come faremmo con il telecomando, quindi se vogliamo possiamo utilizzare anche i tastini. Diamo un'occhiata anche al manuale di istruzioni che è scritto anche in italiano ed è scritto pure in modo molto corretto. Per esempio leggiamo un paio di righe: strappare le guarnizioni di gomma sui 4 angoli della parte inferiore del proiettore e installare il proiettore sul soffitto. Quindi scritto comunque molto bene, accompagnato da alcune illustrazioni che ci spiegano per bene come va utilizzato. Adesso facciamo una cosa immediata solo per farvi vedere alcune funzioni rapide qua a pochi centimetri di distanza. Ovviamente non riuscirò a mettere a fuoco, però vi voglio fare vedere un paio di cose e poi vedremo anche delle proiezioni realizzate collegando il telefonino al proiettore. Però per quelle proiezioni ho utilizzato il cavo HDMI, questo non viene dato in dotazione, e se vi interessa vi lascerò il link per poterlo comprare, perché ci permette di collegare il telefonino a qualunque tipo di proiettore, anche che non abbia il wifi. Questo ci permette però, come ho detto all'inizio, di avere la funzione mirroring, quindi ci permette di duplicare lo schermo del nostro telefonino tramite wifi, riproducendo tutto ciò che troviamo per esempio su YouTube, su altri canali di condivisione, social network, eccetera eccetera, ma non ci permette di vedere i film protetti da copyright. E la condivisione dello schermo è possibile averla sia con i sistemi operativi Android che con i sistemi operativi iOS, utilizzando due sistemi differenti, però comunque entrambi riescono a collegarsi tramite wifi e ci permettono di vedere appunto ciò che abbiamo sul telefonino proiettato su una parete oppure sullo schermo del proiettore. E allora ragazzi, niente, esperimento fallito. Volevo farvi vedere come il proiettore riuscisse a regolare lo zoom riducendogli la proiezione sulla parete di fronte. In realtà non riesco, perché non riuscendo
riuscendo a mettere a fuoco non posso agire ovviamente sul menu, quindi vi farò vedere direttamente le proiezioni che ho realizzato sullo schermo dal telefonino e vi farò vedere pure alcune impostazioni del menu. Vi anticipo che questo proiettore, come potete vedere da questa immagine sfocata, con questa luce ambientale sicuramente riusciamo a vedere l'immagine proiettata, però oltre questa luminosità, se abbiamo la luce del sole che batte direttamente sulla parete, non riusciremo a vederlo. Per riuscire a vedere bene un proiettore con una luce ambientale abbondante sicuramente ci vorrà un proiettore molto costoso che abbia una potenza luminosa maggiore. Questo va bene per questo tipo di luminosità, quindi la lampadina accesa, ma dà il meglio di sé ovviamente con tutte le luci spente. L'audio prodotto dalle casse incorporate è davvero di buona qualità a livello di volume, ovviamente a livello di qualità di suono non è un impianto Dolby Surround, quindi non si sentirà benissimo come si sentono delle casse separate, però ci permette di usufruire del proiettore senza alcun problema, anche utilizzandolo in questo modo, quindi poggiato su un piano senza dover connettere nulla. Adesso guardiamo le immagini delle proiezioni. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get that. Adesso guardate, sto duplicando lo schermo del mio smartphone tramite il proiettore, quindi ho esattamente quello che vedo sullo smartphone adesso proiettato di fronte a me. Apriamo ad esempio un'applicazione, zoom in modo da poter vedere, questo è Instagram, quindi riesco a usufruire esattamente come vedo sul telefonino, riesco a vedere anche sul proiettore. Ovviamente c'è un minimo di differenza come tempo, ma è quasi istantaneo, come vedete, quasi in tempo reale. Quindi andando nelle varie modalità di proiezione possiamo decidere per esempio la posizione della proiezione, se ribaltarla in avanti, indietro, eccetera eccetera. E allora ho cambiato inquadratura, altrimenti non riuscivo a spiegare per bene il tutto. Come vedete adesso la proiezione va oltre lo schermo, quindi non riesco a usufruirne per bene. Inoltre sul lato destro è un pochettino inclinato, quindi posso decidere, come vedete, di cambiare in modo digitale l'inclinazione. Proviamo a fare in modo che diventi perfettamente verticale. Ok, adesso come proiezione, per quanto riguarda la proiezione verticale, siamo allineati correttamente. Adesso andiamo invece su quella orizzontale. Adesso è proiettato correttamente. A questo punto posso pure gestire lo zoom. In questo modo per me è grande, risulta sproporzionato, colpisco una parte del lampadario, vado sulle pieghe, insomma sarebbe meglio se io per esempio riducessi con lo zoom digitale portandolo alla dimensione che più mi aggrada. In questo caso per esempio potrei portarla a questa dimensione e usarla così, semplicemente andando indietro con il tastino del telecomando, ritorno alla schermata di proiezione e quindi posso decidere di proiettare come stavamo facendo tramite la presa, in questo caso HDMI collegata al cellulare. Ok, e quindi proiettare il mio video. E allora, mentre si riproducono queste immagini, vi faccio vedere anche le regolazioni che riusciamo a dare con il telecomando. E abbiamo, come vedete, la possibilità di fare alcune modifiche: modalità immagine, modalità display, modalità audio, eccetera. Vediamo modalità immagine. Abbiamo la possibilità di regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione, il colore, la nitidezza, eccetera. Lascio tutto con le impostazioni di fabbrica. Adesso guardiamo qualche altro video con qualche colore. Inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head.
keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say Devo dire che alla fine non è neanche tanto rumoroso. Adesso è acceso, vi ricordo di non puntare mai o comunque di non guardare direttamente a questo fascio luminoso attraverso la lente perché fa male agli occhi, però come potete sentire il proiettore è acceso, la ventola sta girando e il rumore non è così eccessivo. Ovviamente se lo accendete e state in silenzio lo sentirete, ma con il volume dei film, di ciò che guarderete o come in questo caso parlando, effettivamente è un rumore di ventola molto molto sopportabile, quasi un soffio. Quindi cosa dire di questo proiettore? Senza infamia e senza lode, è un proiettore che ci consente appunto di proiettare le immagini, di usufruire di una qualità video discreta, buona per poter vedere film eccetera, con delle casse incorporate che ci permettono anche di sentire bene il volume di ciò che stiamo riproducendo. Sicuramente non è un proiettore di altissimo livello, è un proiettore economico, però fa il suo, non costa tantissimo. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter acquistare questo prodotto, sperando di riuscire a recuperare anche un codice di sconto. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, cliccare anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!